Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa graziosissima borsa con l'aiuto della lana chic di casa Tre Sfere. In questo caso la colorazione è panna bordeaux ed ho voluto abbinare una coppia di manici con aggancio a bottoncino variante nera ed anche una rete canvas di questa forma particolare che tra l'altro ho trovato in un negozio sotto casa, quindi guardate un po' in giro nelle vostre città perché di certo troverete lo stesso prodotto in vendita. Detto questo, iniziamo. Dobbiamo sostanzialmente iniziare a rivestire la nostra rete con la lana chic, cosa molto facile perché questo filato ci consente di celare completamente la rete con pochissimi passaggi. Ho contato dalla parte più bassa dell'angolino 8 quadretti a scendere e da lì, inserendomi con il mio segmento di lana chic, ho iniziato a tracciare dei segmenti che andassero dal basso verso l'alto. Questo perché la forma della rete è piuttosto irregolare, quindi non avremo sempre 8 quadretti a salire. Quindi ho creato una base al di sotto all'8º quadretto per l'appunto e poi sono andata a rivestire semplicemente la mia rete scalando lateralmente di un quadretto ogni volta. Quindi vedete adesso sono già al secondo passaggio e poi mi sposto sempre nella parte inferiore di un quadretto. Tiro il mio segmento di lana chic e continuo a foderare, anzi a rivestire, scusatemi, la mia rete. Devo continuare questo procedimento per tutta la prima riga, dopodiché conto altri 8 quadretti in verticale e procedo in piccoli segmenti di 8 quadretti realizzati per tutta quanta la mia rete canvas. Con questo filato vedrete che non ci saranno problemi nel celarla completamente. Ed ecco qua il risultato, vedete che non mentivo. Adesso dobbiamo iniziare a cucire la nostra borsa, vedete? In questo modo noi partiamo dal centro e dove abbiamo il fondo, prendo il mio segmento di lana chic e inizio a passarlo. Io taglio sempre segmenti piuttosto lunghi perché non amo molto fare i nodi durante la lavorazione e quindi preferisco allungare il lavoro di cucitura piuttosto che annodare varie volte i fili. Fatta questa premessa, cominciamo ad avvolgere il filato chic attorno alla rete, nella parte ovviamente delle estremità, per far combaciare i due segmenti. Io inizio sempre la lavorazione di questo tipo, l'assemblaggio delle borse su rete, dalla parte inferiore, ovvero dove il fondo va ad interfacciarsi con i laterali. Questo per dare subito una forma alla mia borsa ed evitare errori nella seconda parte quando poi andrò ad assemblare il lato opposto. Quello che dobbiamo fare ora, vedete, è chiudere completamente la nostra borsa, sempre con lo stesso identico procedimento e replicare dall'altro lato. Fatto questo, abbiamo bisogno di rifinire anche la bordatura superiore, quindi mano a mano, non avendo altri lembi da cucire, dovremo semplicemente accavallare la nostra lana chic alla rete per tutto il perimetro della nostra borsa. Fatto questo è il momento di apporre i manici. La struttura di questa rete ci aiuta moltissimo perché abbiamo due spigolini un pochino più alti che saranno proprio l'esatto punto dove andremo ad apporre i nostri manici, quindi non serve fare calcoli di sorta. Tra l'altro questo genere di manico è davvero molto comodo perché si presta davvero molto bene alla chiusura su rete e su filato insieme. Quello che vi raccomando è di stringere molto se volete anche con delle pinze in modo da evitare che possa scappar via qualche bottoncino. Ed ecco qua il nostro progetto terminato. Ovviamente potrete foderarlo, ma in questo caso è talmente morbida così che secondo me basterà un organizer al suo interno per mantenere in ordine tutto quello che possiamo portarci dietro ogni giorno. Trovo che questa borsa sia davvero molto carina, versatile e perfetta per tutti i giorni. Ovviamente attendo i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo tutorial.